per me la Sardegna è come una seconda mamma, una fidanzata, nel senso che è lei che mi ha dato il coraggio di andare via da qui, nonostante sia il posto del mio cuore, e ad affrontare mari diversi, pesche diverse e pesci diversi. Diciamo che dal punto di vista di come la mia avventura con la pesca è iniziata non mi sento speciale paragonato a nessuno, nel senso che sono un po' gli stessi fattori che accomunano i pescatori e gli albori dei pescatori. Ho iniziato a pescare come tutti nelle pozzette, con il retino, i primi polpetti con le mani, per poi iniziare la mia prima vera tecnica che è stato lo spinning. Io nei posti che ti ho portato a vedere in spiaggia ti ho fatto vedere dove io ho preso il mio primo barracuda, la mia prima spigola. In realtà per me erano delle grandissime soddisfazioni, perché per me io lo stavo facendo nel modo giusto. Il fatto che io prendessi anche qualcosa ogni tanto era proprio la prova del fatto che piano piano stavo migliorando e ci stavo riuscendo. Quindi, come sempre, quando ci si mette amore, ci si mette passione e si dedica tanto tempo al mare, comunque il mare lo apprezza e ti manda sempre un messaggio: lo stai facendo nel modo giusto. Quindi necessariamente quando uno dedica tanto tempo al mare, anche se non fa le cose nel modo perfetto e giusto, comunque il mare ti dice sempre: guarda, ti ci stai impegnando, qualcosa ti do, continua così che sta andando bene. Stiamo andando in una delle spiagge, ma forse la definirei la spiaggia dove tutto è cominciato. L'unico modo di farmi star buono quando venivamo in spiaggia qui era tenere il mio tempo impegnato. Il modo migliore al mare per tenere il mio tempo impegnato era mettendomi a pescare o fare qualcosa legato al mare sugli scogli. Quindi adesso vi porto a vedere dove tutto è cominciato. Vedi, ci stanno ancora le canne di bambù. Questo già era lo step successivo. Il retino e le mani erano veramente quando io non parlavo e mettevo la lenzetta, la legavo alla fine. All'inizio me lo faceva mio padre, ma ero veramente piccolo, avrò avuto forse 4 o 5 anni. Qua facevo il nodino alla fine della canna di bambù e con il tappo di sughero classico facevo il galleggiante e andavo lì su quella punta a pescare e passavo ore, giornate intere a guardare il tappino di sughero aspettando che abboccasse una donzella, un saraghetto.
iniziato da queste pozzette qui a pescare con le mani e con il retino, per poi passare alla pesca subacquea, ma in realtà pescavo sempre con il retino e con la fiocina, allo spinning, che è stata la mia vera prima tecnica di pesca che mi ha portato delle grandi soddisfazioni, e l'ho iniziata proprio qui. Da quegli scogli là ho preso la mia prima spigola, da quella punta là ho preso il mio primo barracuda. Quella è la schiuma in cui ho preso la mia prima spigola. Prima spigola e primo barracuda. Forse al 500° lancio ho preso una spigoletta così. Questo analizzato con le mie conoscenze di oggi, direi che non sarebbe un buon momento se io fossi piccolo per pescare, perché è il momento in cui la marea è scesa e bassa marea e l'acqua, quindi non c'è ricircolo tra fuori e dentro. I pesci sono effettivamente rimasti incastrati qui dentro, ma non hanno molta voglia di mangiare. Non sono nella loro finestra predatoria. Guarda, c'è rimasto un cefalo anche di buona taglia incastrato dentro questa pozza. Una whisper. Qua dovrebbe riuscire ad andare via. Dai. E anche oggi che non volevo pescare mi sono sporcato le mani di pesci. Comunque la cosa che dicevamo prima, no? Che probabilmente non sarebbe stato il momento ideale per poter pescare in queste pozzette adesso, perché c'è la bassa marea, l'acqua è chiusa, ma quando eravamo piccoli, ma queste cose mica ci pensavamo. Venivamo solo qui e passavamo tutta la giornata a pescare, cercando comunque con la stessa convinzione, anche se non era il momento migliore, per prendere qualcosa. Questa cosa adesso non ce l'abbiamo più. Forse quando eravamo bambini ci veniva meglio, ci mettevamo più passione e più dedizione, proprio perché eravamo incoscienti del fatto che magari stavamo facendo una cosa sbagliata e noi comunque provavamo a prendere i pesci. Adesso, se non ci sono le condizioni perfette, ideali, con la marea giusta, la luna giusta per prendere quel pesce, neanche ci proviamo. Quando ero bambino mica le sapevo queste cose. Nello stesso modo in cui apprendevo e carpivo qualche informazione leggendo le riviste di pesca o guardando dei programmi in TV o sul computer, ho iniziato a pescare dalla barca, nel senso che quando avevo 16 anni hanno iniziato a prestarmi, ancora me lo ricordo, questo gommoncino, era un Alson. Uscivo da Punta Sfoteri, ma era un gommone un po' di fortuna, ovviamente senza vasca del vivo, senza ecoscandaglio, senza portacanne. E uscivo con questo gommoncino cercando, tutto casato e tutto contento, di emulare i pescatori, questa volta non più dalla scogliera, ma i pescatori dalla barca. Andavo più o meno con delle mire a terra che non avevo, nel senso che io non sapevo dove fossero secche e cose, quindi ho ripiegato su una tecnica che per me era di più facile esecuzione, che è quella del drifting. Per me era una vera e propria avventura, e forse proprio per questo motivo poi proprio il tonno è diventato il pesce del mio cuore. Dal momento in cui io ho provato quell'adrenalina, quel flusso di sangue e battito cardiaco nel mio corpo, quella è stata una droga che per i 4-5 anni successivi a quell'emozione unica di quel giorno non sono riuscito a fare nient'altro. La mia avventura in America inizia nel 2010 inconsciamente, quando sono partito per un viaggio con i miei genitori. Un pomeriggio stavo facendo benzina al distributore con mio padre e c'era questo ragazzo un po' buffo con questa barchetta sul suo carrello, aveva queste code di questi spigoloni enormi dietro la sua barca. Al che dissi a mio padre: papà, mi piacerebbe andare a pescare con lui.
Mio padre iniziò a parlarci un po' e scoprì che lui faceva il capitano, era un capitano di un charter lì a Cape Cod e portava le persone a pescare proprio come lavoro. Da questa prima giornata di pesca, oltre che a molto divertimento, è nata anche una grande amicizia, che poi circa 10 anni dopo si è rivelata essere anche un rapporto lavorativo, nel senso che 10 anni dopo Alan è diventato il mio socio in affari e gestisce con me il centro di pesca che abbiamo a Cape Cod. Oh shit, he just hit the boat, huh? He did. Look at that. Look at that. Yeah, wow. Whoa. That's 1,000 pounds. Wow. Video. This is a video. Video? Yep. Aha. Is it? 90. Dal punto di vista personale, la Sardegna per me è un posto unico al mondo e io ho sempre cercato di ritagliare, a prescindere da quale fosse la mia occupazione, il più tempo possibile da poi spendere proprio qui in Sardegna, nel senso che da quando ho deciso di fare il pescatore come lavoro e come professione, la mia idea è sempre stata: ok, 6 mesi l'anno faccio questa cosa molto bella e porto avanti il mio progetto del centro di pesca in America, ma io già sapevo dal momento in cui ho iniziato a fare questo che avrei voluto e mi sarebbe piaciuto metterci a fianco qualcosa nel posto del mio cuore. È buffo pensare come il mio approccio sia totalmente cambiato negli ultimi anni, quindi tutte le tecniche di pesca da terra siano passate dalla barca, ma in realtà c'è un minimo comune denominatore, un fattore in comune di tutte le esperienze di pesca dei miei ultimi anni, ovvero il posto, la Sardegna. Cioè la faccia sonnolenta, non sei abituato a svegliarti così presto. Se ti faccio il caffè solo per te, di solito nemmeno lo faccio. Oggi ti porto a vedere quello che faccio più o meno tutti i giorni. Una tipica giornata di traine col vivo. Andiamo prima a prendere un po' di esca, prendiamo calamari, qualche scombro, qualche alaccia. Poi se il tempo è clemente, come le previsioni dicono, andiamo un po' più a nord, in qualche zona che non batto spesso, in cui non pesco spesso, però è rinomatamente molto buona. Vedrai che per te che non hai mai pescato in mare, già solo la parte dell'esca sarà divertente. Perché inizi a prendere i calamari, no? Prendi quello un po' più piccolino, questo sarà il dentice, inizi a pensare, no? Prendi il calamaro più grande, questo è una ricciola, prendi lo sgombro, questo è il tonno. E quindi già mentre inizi a prendere l'esca inizi a fantasticare su tutti i pesci che poi potrai prendere con quell'esca che stai prendendo. Oggi con noi viene un ragazzo che ha pescato tanto tempo con me. Quando io ho iniziato a pescare qui in Sardegna lui già aveva un gommoncino e uscivamo insieme, mi portava con lui e adesso sono io che porto lui. Simone è molto bravo a bordo. Ho passato un sacco di avventure in mare con Simone. Mi ho fatto un macello. E adesso lo metti qui incandescente, te lo dimentichi per un paio di giorni. Tra un paio di giorni lo riapri, lo bevi e ti bruci la lingua. Diciamo che per me, io fino all'anno scorso ero abituato a pescare con uno strumento di 5 pollici che è più o meno di questa dimensione qui e lo usavo metà cartografico e metà ecoscandaglio. Quest'anno finalmente ho deciso di fare un upgrade
dato che ho preso un gommone più grande e mi sembra quasi un videogioco. Vedo cose che non ho mai visto in dei posti in cui pesco da 10 anni e è stato molto divertente. Questo è un po' di mangianza sul fondo, queste sono le nostre lenze che fanno su e giù, San Simone che tira sui calamari e queste sono delle nuove marcature di calamaro. Molto buono. Abbiamo finito di fare l'esca e adesso inizia la vera e propria giornata di pesca. In realtà a me piace anche prendere l'esca, però adesso andiamo a pescare con le esche che abbiamo preso e cerchiamo di prendere qualche pesce grande. Oggi il meteo sembrerebbe abbastanza clemente a differenza dei giorni scorsi e quindi proviamo ad allontanarci un pochino relativamente, una ventina di miglia, andiamo più a nord. E niente, facciamo una trainatina tra amici, abbiamo dei calamari, abbiamo un bello sgombro, vediamo che riusciamo a prendere. Facciamo una traina un po' mista oggi, non abbiamo un target preciso, quindi la classica traina che si fa in Sardegna, dentici, ricciole, può capitare il tonno. L'importante è che riusciamo a far partire qualche canna, ma tanto ci riusciamo. Stiamo preparando dei piombi diversi perché fino ad oggi non siamo riusciti a pescare con più di una canna e quindi pescavamo solamente con una canna con un piombo. E invece oggi che il mare lo permette proviamo a pescare con 2 canne proprio perché vogliamo farti vedere un pesce proprio a tutti i costi, che sia un dentice o una ricciola, e quindi mettiamo 2 canne, una un po' più a fondo e una un po' più sollevata. D'inverno è una pesca un po' meno selettiva, quindi l'esca è uguale per tutti, per il dentice, la cernia, la ricciola, il tonno, è il calamaro, è l'esca principe per l'inverno. Si traina un po' più lenti, quindi anziché trainare a 1 nodo e 8, 2 nodi come mi piace trainare d'estate, si traina 1 nodo e mezzo, 1 nodo e 4, 1 nodo e 6 e possiamo incappare nel dentice come nella cernia come nella ricciola, più o meno con lo stesso setup. Mettiamo il terminale un po' più lungo e un po' meno piombo, si presuppone per la ricciola, un po' più di piombo e un terminale un po' più corto si presuppone per il dentice. Ovviamente prenderemo il dentice con la canna col terminale lungo e poco piombo e la ricciola con la canna a fondo. Palese, è sempre così. Comunque, tagliamo le canne e vediamo che succede. Questo calamaro non sta benissimo, quindi è il primo ad andare in acqua. Quando hanno le ranfie così lunghe, a me non piace lasciarle. Sushi. La prima è pesce foraggio, comunque mangianza. Qua che abbiamo colore più denso, o sono pesci singoli un po' più aperti o è sempre una palla di mangianza più concentrata. E perché non sto prendendo niente, Simone? Vuoi prendere le castagnole? Sono in biancone.
Sembrava strano perché se fosse stata ricciola qualche ripartenza l'ha fatta pure da mezzacqua. È bello questo, faceva 15 kg. Ragazzi, abbiamo preso una bellissima cernia bruna. Pensavamo fosse una ricciola da come ha mangiato, ma tanto tutti i pesci che non sono identici noi li classifichiamo ricciola, perché poi li rompiamo e diciamo l'ho perso la ricciola. In realtà ogni tanto capitano anche queste. Bel pesce, sarà una cernia di 13-15 kg. Dal posto delle cernie perché credevamo ci potessero essere altre cernie e non è mai bene levarne troppe, anche perché non se ne possono prendere più di una. Siamo andati a cercare un dentice. E che dentice! Sono dei bauli identici qui in Sardegna, poi in mano mia non rendono mai. Vieni qua, prendilo te e faglielo vedere perché dei bauli. Di solito proprio da manuale la teoria vuole che i pesci mangino una volta trovati, se non in un senso, in un verso, mangiano nell'altro, quindi o a favore o controcorrente. È difficile che la secca sia posizionata in maniera totalmente parallela alla corrente, quindi molto spesso è preferibile dare la precedenza alla corrente, se noi pensiamo che la corrente a favore sia la passata giusta da fare, piuttosto che ai numeri sul GPS e ai nostri waypoint. Quindi magari passarci un po' di spiego o anche lisciarli, passarci vicino, purché seguiamo la corrente che secondo noi è quella giusta. Tirarlo piano piano. Il tema caldo e un po' delicato è quello dei rilasci dei pesci qui in Italia. Purtroppo c'è da dire che i pesci della traina con il vivo tipici italiani, quindi il dentice, la cernia e la ricciola, sono pesci che in linea di massima non sono facilissimi da rilasciare. Io non sono un biologo, non sono uno scienziato, non posso sapere e non so in maniera tecnica, ma non perché io sia male informato, ma per il semplice motivo che non credo ci siano risposte definitive
e sicure e certe al 100% al riguardo. Tuttavia credo che io possa rendermi conto in maniera abbastanza accurata se un dentice che ho in mano è in una forma sana e pronto per nuotare via o no. Molto spesso mi sono ritrovato in delle situazioni in cui mi sarebbe piaciuto liberare un pesce, ma ho deciso comunque di metterlo nell'igloo e ritornare in porto perché avevo la sensazione che quel pesce non ce l'avrebbe fatta. Altre volte invece mi sono ritrovato con in mano un pesce che scodava, pronto a riguadagnare il fondo, che ho messo in acqua ed è schizzato via felice e contento. Mi piace pensare e voglio pensare che quel pesce sia tornato sul fondo e sia pronto oggi, 2, 3, 4 settimane dopo, ad essere ripreso e a farmi divertire di nuovo. Abbiamo fatto una giornata veramente da sogno. Proviamo a fare una cosa che con i dentici, soprattutto di questa taglia, staccati da grande fondo, è un po' difficile, però noi ci proviamo. Ci sei, Ricky? Sì. C'hai un buon angolo? Sì. Si può dedurre dalle mie condizioni di faccia e di capelli, oggi è stata una giornata da mani nei capelli, non tanto per il numero di mangiate, che comunque sono state tante, quanto per la qualità dei pesci presi, perché abbiamo fatto, non si può dire il grande slam perché è mancata la ricciola, è mancato il tonno, però del tonno poco ci interessava sinceramente oggi. Però come qualità abbiamo preso dei pesci veramente da trofeo. Abbiamo preso il dentice tipico della Sardegna, grande, abbiamo preso la cernia molto bella, è un pesce da 15-17 kg, un gran bel pesce. Questo posto è unico al mondo per la varietà di pesci che offre e per la qualità di pesca e di pesci che offre. Simone, ti metti in testa che stiamo facendo un documentario, non devi dire parolacce E non devi pescare a lacci. e non devi far cadere attrezzatura da pesca in acqua, cosa che solitamente fai. Quello che ho imparato ad apprezzare un po' dopo è stata la varietà anche di tecniche che si possono praticare qui. Ovviamente come qui, come in tante altre parti dell'Italia e del Mediterraneo, che sono applicabili e noi abbiamo applicato nella seconda giornata di pesca con Riccardo negli stessi spot più o meno, con relativa semplicità, non richiedono tanto tempo in preparazione e non richiedono grandissime attrezzature per poterle praticare. Siamo usciti all'1:30, alle 2 di pomeriggio, senza dover reperire l'esca, perché siamo usciti con 2 bustine di calamari morti che avevamo preso a trainetta 2 o 3 giorni prima, e abbiamo fatto questa tecnica del morto manovrato che in realtà si è rivelata molto divertente. Ha pescato anche il cameraman che era in gommone con me, si è divertito come un matto, anzi ha detto che da non pescatore di mare ha trovato molto più divertente e dinamica la tecnica del morto manovrato piuttosto che la tecnica della traina col vivo. Noi siamo usciti con l'attrezzatura tra virgolette di fortuna e abbiamo fatto una pescata bellissima con dei pesci bellissimi in un paio d'ore.
piccolino rispetto ai identici della traina, però con queste cannine, che sono quasi delle cannine da calamaro, è veramente divertente. Comunque sarà un pesce di 3,5 kg. No, non sto scavalcando. Pesce! E la Sardegna, come mi emozionava quando ero bambino, come ancora ad oggi che lo faccio di mestiere, a 25 anni riesce ad emozionarmi, e allo stesso modo in una forma diversa io sono sicuro che continuerà ad emozionarmi anche tra 10 anni. Non so se sarà la traina col vivo col calamaro piuttosto che la pesca da terra alla spigola, non so in che forma questo amore e questa emozione si manifesterà, ma io sono sicuro che questa terra continuerà ad emozionarmi allo stesso modo e con la stessa intensità, ma in delle forme diverse nei prossimi anni.